Tutti voi conoscete il film Fantasia della Disney. Se siete dei millennial come me, ricorderete questa splendida scena di Fantasia 2000, in cui la musica del compositore italiano Respighi accompagna la struggente storia di un balenottero che perde i suoi genitori balena. Osservando queste scene commoventi, accompagnate dalla struggente musica di Respighi, non posso fare a meno di pensare: ma che cazzo c'entrano le balene? La composizione che accompagna queste immagini infatti si intitola I Pini di Roma. I Pini di Roma, no le balene di Roma. È un poema sinfonico del compositore italiano del Novecento Ottorino Respighi. Ma so già che lo sapete, perché questo argomento lo avete scelto voi attraverso un sondaggio su Instagram. Ottima scelta. Bentornati su Musica Antica for Dummies. Ciao, io sono Francesco e sul mio canale parlo di musica e di balene. Vi invito a iscrivervi al canale e a mettere mi piace, e se volete supportare il canale abbonandovi avrete accesso a tanti contenuti esclusivi e inoltre mi sosterrete molto più degli altri. Un ringraziamento a tutti gli abbonati. Ah, e se volete decidere l'argomento dei video futuri, iscrivetevi alla mia pagina Instagram Francesco Di Fortunato, perché farò altri sondaggi e sceglieremo insieme gli argomenti di cui parlare. Siamo nel 1913 e Ottorino Respighi, di 34 anni, si è appena trasferito a Roma. Amava molto la città, tanto da scrivere negli anni un trittico di poemi sinfonici tutti dedicati a Roma. Le fontane di Roma, i pini di Roma e feste romane. La più famosa tra queste tre opere è I Pini di Roma, del 1924. Ognuno dei 4 movimenti dei Pini di Roma celebra un aspetto diverso della città. E il filo conduttore sono proprio i pini di Roma, onnipresenti e spettatori silenti di tutte le scene. Ma sono sicuro che molti di voi si staranno chiedendo: ma che so sti pini di Roma? Facciamo una piccola ricerca. Ah, eccoli qua, i pini marittimi, tipici di Roma. A Roma ci sono un sacco di questi, sono bellissimi e quando piove ti ci puoi mettere sotto e sono come dei grandi ombrelli. Esistono anche nella vostra città o sono davvero solo di Roma? Fatemelo sapere nei commenti. La partitura di Respighi si apre con un glorioso mattino a Villa Borghese, il grande parco al centro di Roma. Le trombe, il triangolo e i campanelli evocano un'atmosfera solare gioiosa. Un gruppo di bambini gioca allegramente tra i pini della villa. Ascoltiamo il suono dei loro canti infantili e in particolare la filastrocca Madama Dorè. Nei vivaci cinguetti del flauto e dell'ottavino sembra di risentire gli uccellini che volano tra gli alberi. E la musica, con i suoi cambi di ritmo e la sua vivacità, ci racconta il gioco di questi bambini che corrono tra i pini di Roma, mentre altre filastrocche affiorano dalla partitura. I bambini giocano alla guerra, combattono tra loro. Ascoltiamo delle piccole fanfare militari e la musica ci racconta una battaglia combattuta con spade di legno. Respighi era un compositore molto aperto nei confronti delle suggestioni internazionali. Questo incipit dei Pini di Roma ricorda da vicino l'atmosfera all'inizio del balletto Petrushka di Stravinsky. Il secondo movimento dei Pini di Roma, I Pini presso una catacomba, ci trasporta nella campagna romana alla periferia della città. Lo sappiamo perché, come è tipico del poema sinfonico, il compositore stesso descrive le immagini a cui si è ispirato attraverso titoli e brevi didascalie. E indovinate un po'?
non c'è neanche una balena. Sotto l'ombra dei pini riposa un'antica catacomba romana. La musica si fa cupa e oscura e i corni evocano una melodia dal sapore gregoriano. È come se il compositore immaginasse i riti paleocristiani che si svolgevano all'interno di questa oscura catacomba. Udiamo una tromba che esegue di nuovo un tema gregoriano. È il tema gregoriano del Sanctus, dalla Missa cum Jubilo. E sai che jubilo! Ascoltiamo un maestoso crescendo, pieno di elementi modali e movimenti paralleli. Tutto questo per rendere un'atmosfera arcaica, medievale. Il terzo movimento dei Pini di Roma descrive una serena notte sul Gianicolo, uno dei colli di Roma. Sapete che Roma è costruita su 7 colli? È il posto peggiore per fare una città, è piena di salite e discese. Perché l'avete fatta su questi dannati colli? Avete mai provato a salire a piedi sul Gianicolo? Il movimento inizia con un delicato arpeggio del pianoforte, come un soffio di vento che introduce la pace di un paesaggio notturno, resa con un tema sognante del clarinetto. Questa atmosfera placida della sera è resa ancora più magica dal suono dell'arpa e della celesta, uno strumento il cui suono soave rende perfettamente l'atmosfera notturna e il chiarore lunare. Ora, alla fine di questo movimento, ascoltiamo qualcosa di molto particolare. Per la prima volta in un poema sinfonico, Respighi utilizza un nastro magnetico con la registrazione del canto di un usignolo e la sovrappone alla partitura orchestrale. È tipo un DJ. Respighi era tipo un DJ. Ha scopiazzato un po' da Stravinsky e Korsakov, ma comunque con questa cosa si è davvero ristabilito. È una scelta innovativa, avveniristica, che anticipa quella corrente del secondo Novecento che sarà nota come musica concreta. Il canto degli uccelli è accompagnato dal tremolo degli archi, che ricorda un frullo d'ali, e da accenni delicati dell'arpa. Respighi crea un'atmosfera straordinaria e modernissima. Respighi apparteneva alla cosiddetta generazione dell'80, insieme a Casella, Malipiero, Pizzetti e altri. Questi autori volevano rinnovare la musica italiana, in cui l'opera lirica la faceva ancora da padrona. Volevano fondare una grande musica sinfonica italiana e creare un repertorio alternativo, neoclassico, che si rifacesse alla musica barocca e rinascimentale, ma che fosse anche aperto alle suggestioni della modernità europea. Nel quarto movimento ci spostiamo sulla via Appia. Durante un'alba nebbiosa si odono dei passi in lontananza. Il clarinetto annuncia un tema orientaleggiante, esotico. Qualcosa appare tra i rivoli di nebbia come lo spettro di un antico passato. Respighi immagina un'antica falange romana che marcia sulla via Appia e scrive: «Squillano le buccine e un esercito consolare irrompe nel fulgore del nuovo sole verso la via sacra per ascendere al trionfo del Campidoglio». È così che termina questo splendido poema sinfonico italiano. E ora,
quando verrete in visita a Roma, magari a sentire i miei spettacoli o i miei concerti a Palazzo Merulana, vedrete i pini di Roma e penserete anche voi a delle enormi balene che volano nel cielo. Mi raccomando, aiutate il video a diffondersi mettendo mi piace, commentando e condividendo. E sì, Respighi è un po' fascista. Erano tutti un po' fascisti. Io detesto il fascismo. Pensate che sono appena stato licenziato da un fascista che faceva i saluti romani. Vi saluto, alla prossima.